Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Urban Tales by Lilia. Lilia sarei io. In questo spazio parliamo di tutti quei fatti, tutte quelle storie che hanno dell'incredibile, dal true crime ai culti fino a fatti insoliti. Se questi sono argomenti a cui siete interessati come lo sono io, vi suggerisco di iscrivervi al canale, altrimenti non ci sono problemi. Vi ringrazio anche solo per aver interagito con questo contenuto. Ora, la storia di oggi, io personalmente la conoscevo già e magari anche qualcun altro di voi ne avrà già sentito parlare, però mi sono resa conto che quello che sapevo era solamente la punta dell'iceberg. Quindi prepariamoci per un viaggio veramente psichedelico e poi capirete perché ho utilizzato questo termine. Prima di iniziare però trigger warning perché parleremo di abusi nei confronti di minori, quindi se è una tematica verso la quale giustamente siete particolarmente sensibili, vi consiglio di saltare questo episodio. Non ho una sigla, quindi immaginatevi che ci sia una sigla e iniziamo con la storia di oggi. Quando penso alla personificazione del male e della perfidia, penso a questa storia. Oggi parleremo del culto australiano The Family e nello specifico di Anne Hamilton Bourne, che è la persona che è stata dietro a questo culto. Ma partiamo proprio da Anne. Chi era Anne? Anne in realtà nasce con il nome Evelyn il 30 dicembre del 1921 a Sale, che è una città piccolina in Australia. Vive una situazione familiare instabile. Da una parte suo padre è assente praticamente dalla famiglia, quindi non gli interessa in particolar modo di quello che accade in famiglia, e d'altro canto invece la madre purtroppo ha gravi problemi mentali. Sono talmente gravi che un giorno addirittura si dà fuoco in pubblico e di conseguenza viene ricoverata in un ospedale psichiatrico con la diagnosi di schizofrenia paranoide. Cosa ne è di Anne? Allora, Anne trascorre la maggior parte della sua infanzia e adolescenza in diversi orfanotrofi e purtroppo non sappiamo molto di quello che le accade nello specifico in questo periodo, ma sappiamo che da adulta sposa Lionel, che è un venditore di auto. Insieme hanno una bambina che si chiama Judith, ma ci sono diversi referti medici che testimoniano che Anne molto probabilmente ha sofferto di depressione postparto e appunto non aveva questa grande relazione con la bambina, infatti era molto distante rispetto a sua figlia. Nel 1955 Lionel purtroppo muore in un incidente stradale e diciamo che è proprio da qui che inizia la storia di Anne. Ora non sappiamo se effettivamente questo l'evento scatenante, quindi la morte di suo marito, però dopo la sua morte Anne inizia a manifestare questo grande desiderio di una famiglia numerosa. Infatti cerca di rimanere incinta, purtroppo senza successo varie volte, e cerca addirittura di adottare un bambino di nuovo senza successo. Anne quindi si reinventa, inizia ad essere molto interessata a pratiche spirituali piuttosto che allo yoga, che ai tempi erano estremamente popolari nell'Occidente e soprattutto anche in Australia. Addirittura Anne riesce ad aprire anche la sua scuola di yoga, dove appunto insegna yoga, soprattutto a quelle che erano delle donne dei ceti medio-alti. Chiunque ha a che fare con Anne la descrive allo stesso modo, come questa donna molto bella, bionda, dagli occhi azzurri che riescono praticamente a penetrarti l'anima, estremamente carismatica e molto molto affettuosa e amorevole. Di conseguenza queste donne che seguono le sue lezioni iniziano ad avvicinarsi ad Anne fino addirittura a confessarle quelle che sono le loro problematiche all'interno del matrimonio, come ad esempio l'infertilità piuttosto che l'infedeltà. Quindi trovano in Anne alla fin dei conti una sorta di porto sicuro, una persona con la quale potersi confidare.
In questo contesto quindi Anne riesce a stringere delle amicizie molto importanti con persone influenti proprio a livello sociale, ma un incontro sarà davvero cruciale per la storia di cui stiamo parlando oggi. Questo incontro è con il professor Raynor Johnson. Chi era Raynor Johnson? Raynor Johnson era un medico e professore inglese che ai tempi appunto si trovava in Australia e insegnava al Queen's College. Viene definito come una persona brillante, però comunque inizia ad avere degli interessi che alcuni dei suoi colleghi trovavano anche abbastanza peculiari, un pochino strambi. Inizia ad essere molto interessato a quello che è lo spiritualismo, l'esoterismo e addirittura l'occulto. Viene subito colpito da Anne, alcuni dicono perché comunque la trovasse particolarmente attraente, ma quello che lo colpì di più era il fatto che Anne diceva di avere anche delle capacità sovrannaturali, delle capacità appunto di premonizione. Addirittura riuscì a prevedere il fatto che la moglie di Raynor si sarebbe sentita male durante un loro viaggio in India e questa cosa accade. Di conseguenza Raynor è totalmente ossessionato da Anne. È il primo che dice che Anne è il nuovo Gesù Cristo, è il nuovo Messia. Da qui, da questa loro conoscenza, in realtà nasce il culto The Family. Quindi questa alleanza tra Raynor e Anne è davvero fondamentale per la nascita del culto. E Raynor inizia a far conoscere ad Anne diverse persone molto influenti. Queste persone sono ad esempio dei medici, dei poliziotti, degli avvocati, dei giudici, dei psichiatri, dei psicologi, e tutti rimangono incantati da Anne e di conseguenza a poco iniziano a far parte del culto The Family. Ora, quali erano i principi di questo culto? Oltre al fatto che appunto, secondo la loro dottrina, Anne fosse la personificazione di Gesù Cristo, la reincarnazione di Gesù Cristo, un altro elemento fondamentale era che l'Apocalisse si stava avvicinando e di conseguenza chi voleva sopravvivere, chi voleva farcela, doveva appunto seguire le profezie di Anne. Un altro aspetto per quanto riguarda la setta era che chi diventava membro doveva passare un rito di iniziazione. In cosa consisteva questo rito? Consisteva nel dover assumere enormi quantità di LSD, che come sappiamo è una droga sintetica psichedelica, e durante queste sessioni queste persone confessavano ad Anne tutti quelli che erano i loro segreti più profondi oppure le loro preoccupazioni. Questo in realtà era un elemento molto importante, come vedremo anche dopo, perché poi Anne faceva leva su queste insicurezze, su questi segreti, per poter appunto manipolare i membri della setta. Un'altra cosa che dovevano fare i membri del culto: dovevano donare tra il 10 e il 15% del loro stipendio o del loro patrimonio in generale al culto, quindi per il mantenimento del culto, ma soprattutto per il mantenimento dello stile di vita che Anne era riuscita a costruirsi. Addirittura alcuni membri le donavano interi immobili. Questa prassi ha fatto in modo che Anne negli anni diventasse una delle donne più ricche dell'Australia, accumulando un patrimonio di 50 milioni di dollari australiani, con diversi immobili sia in Australia, sia in Inghilterra, sia negli Stati Uniti. Ora, quale fonti differiscono un attimino? Alcuni dicono 50 milioni di dollari, altri dicono 150 milioni di dollari. So che è una grandissima differenza, però possiamo concordare che in entrambi i casi si tratta comunque di una somma molto molto importante. L'elemento distintivo per cui questa storia è conosciuta in realtà sono i bambini di Anne. Quindi facciamo un passo indietro e capiamo meglio da dove arrivano questi bambini. Non so per voi, ma quando penso appunto a questa storia, al culto di The Family, penso
ha una foto molto molto distintiva che ho scelto di non mettere qua perché anche se sono passati tanti anni, ai tempi si trattava di bambini minorenni non consenzienti, quindi preferirei non metterla, ma se fate una veloce ricerca su Google la troverete senza problemi. Di quale foto parlo in particolare? Si tratta di una foto con una decina di bambini che sono vestiti tutti allo stesso modo, quindi con dei vestitini blu e hanno tutti i capelli biondi. Bene, questi erano i bambini di Anne. Vi ricordate che all'inizio abbiamo detto che Anne aveva questo desiderio di una famiglia numerosa, con tanti figli, con tanti bambini? Ecco, questo desiderio continuava a manifestarsi. Addirittura Anne stessa disse che durante una sessione in cui aveva assunto dell'LSD aveva avuto questa visione di questi bambini angelici che doveva salvare, e sarebbero stati questi i bambini stessi che poi avrebbero aiutato a ricominciare con la razza umana dopo l'arrivo dell'Apocalisse. Quindi, oltre a questo desiderio di Anne di avere questi bambini, consideriamo anche il contesto sociale dell'Australia in quegli anni. Siamo negli anni 60, negli anni 70, e c'è un boom di mamme single giovanissime, anzi meglio, di donne incinte single giovanissime. Ai tempi non venivano viste di buon occhio e diciamo che a livello sociale non potevano aspettarsi quasi nessun tipo di supporto. Quando si rivolgevano a quelli che erano gli specialisti medici o le strutture mediche, l'unica scelta che gli veniva data era quella di dare il bambino in adozione. In questo modo quindi ci troviamo da una parte con ospedali che sono stracolmi di bambini praticamente orfani pronti all'adozione, e dall'altra parte di un sistema per quanto riguarda le adozioni che non era assolutamente regolamentato, quindi era estremamente semplice letteralmente andare in ospedale, scegliere il bambino e portarselo a casa nel giro di 30 giorni. Poi ricordiamoci anche che appunto Anne aveva tantissime conoscenze nell'ambito appunto della medicina, della legislazione, dell'amministrazione, e si trattava appunto di persone che facevano parte della setta, e tutti questi elementi hanno fatto in modo che comunque Anne riuscisse a falsificare praticamente dei documenti e adottare, nemmeno illegalmente, però diciamo in maniera borderline, questi bambini. Nel corso degli anni durante i quali appunto il culto è stato attivo, Anne e Bill, che ai tempi era suo marito, hanno adottato circa 28 bambini. Attenzione però, questi bambini non venivano solamente appunto dagli ospedali, da mamme single, ma erano anche addirittura i bambini delle donne che facevano parte della setta. Un altro elemento, ritorno un attimino sulle adozioni di Anne e di Bill, spesso e volentieri appunto le madri dopo aver partorito questi bambini venivano pesantemente drogate, non tanto con degli psichedelici, ma ad esempio con del Valium o con altri tranquillanti, e veramente non si rendevano conto di quello che stavano facendo. Addirittura spesso e volentieri subito dopo il parto il nascituro veniva portato via, quindi la madre non aveva modo nemmeno di vederlo, e una volta che il bambino entrava nel sistema delle adozioni era praticamente quasi impossibile rintracciarlo. Ma come era quindi la vita per i bambini all'interno del culto? L'avrete indovinato, faceva schifo, per dirla con un eufemismo. I bambini vivevano principalmente presso la residenza che veniva chiamata Kailama e si trovava nella periferia di Melbourne, anzi a circa 2 ore da Melbourne, e vivevano uno stile di vita che era caratterizzato da disciplina, regole ferree e tantissimo abuso sia emotivo che fisico.
Quindi in cosa consisteva una giornata per questi bambini? In primis dovevano svegliarsi presto e dovevano praticare dello yoga e della meditazione per diverse ore al giorno, sentendo anche quelli che erano i canti, le profezie registrate di Anna. Poi avevano una dieta che era strettamente vegetariana e qualcuno potrebbe pensare, ok, non suona nemmeno troppo male, però in realtà la realtà dei fatti è che gli davano davvero pochissimo da mangiare. I bambini avevano costantemente fame, fino al punto di dover cercare degli avanzi nella spazzatura oppure addirittura mangiare del fango. In realtà, appunto, una delle superstiti diceva che il cibo, o anzi la mancanza di cibo, era un modo per poterli controllare meglio, perché se i bambini erano affamati era molto più semplice esercitare del controllo su di essi. Ora, sono bambini che conoscono solamente questa realtà e a modo loro comunque amavano Anne, ma perché erano veramente affamate di affetto. Infatti Anne riusciva a manipolarli in una maniera allucinante, a soggiogarli sotto ogni punto di vista della loro vita. Infatti un ex bambino del culto ricorda che c'era solo una regola: fare assolutamente tutto ciò che Anne ci diceva. Non mancavano anche gli abusi fisici. Come dicevamo, i bambini dovevano seguire tantissime regole e spesso e volentieri venivano picchiati con delle cinghie o addirittura dei mattoni per le cose più frivole, ad esempio se bagnavano il letto, ma ricordiamoci che si trattava a volte di bambini piccolissimi, anche di 4-5 anni, se ad esempio venivano picchiati se ad esempio non sistemavano bene il letto. Insomma, c'era sempre un buon motivo affinché questi bambini venissero abusati anche fisicamente. Ma come veniva effettivamente la gestione di questi bambini? Ora, questi bambini ricevevano anche una sorta di educazione casalinga e le persone che si prendevano cura di questi bambini erano le cosiddette zie. Chi sono le zie? Le zie non erano altro che donne di mezza età che facevano parte del culto e erano le prime che andavano proprio a abusare anche fisicamente dei bambini, quindi a picchiarli. Quindi non era mai Anne stessa a mettere in atto questi gesti, perché lei non si sporcava mai le mani. L'unica cosa che pretendeva però era che quando i bambini venivano picchiati di essere chiamata al telefono per sentire appunto il dolore di questi bambini. Quindi io direi che siamo veramente a livelli di psicopatia pura. Ora, vi ricordate che abbiamo detto che per far parte del culto gli adulti dovevano passare un rito di iniziazione che consisteva nell'assumere grandi dosi di LSD. Ecco, questa cosa valeva anche per i bambini quando si avvicinavano all'età dell'adolescenza. Anche loro dovevano passare questo rito di iniziazione, le venivano somministrate enormi dosi di LSD anche per periodi molto prolungati, anche per settimane a venire. Quindi immaginatevi questi bambini affamati a cui venivano dati enormi dosi di LSD, ma non solo, gli veniva somministrato anche del Valium spesso e volentieri per tenerli appunto tranquilli. Immaginatevi lo stato emotivo di questi bambini. Spesso e volentieri, soprattutto anche le ragazze, quando appunto si avvicinavano all'adolescenza, iniziavano ad esempio a avere anche le mestruazioni, iniziavano anche ad essere sessualizzate. Sarah Moore, che è stata una delle figure cruciali poi nel processo, racconta di come durante una sessione in cui le avevano somministrato grandissime dosi di LSD le venivano fatte delle domande molto peculiari, cioè delle domande che non si dovrebbero fare a una ragazza così giovane, ossia quali erano le sue preferenze sessuali, se aveva dei pensieri sessuali, se aveva dei pensieri impuri e cose
del genere. Un altro aspetto che caratterizzava la vita dei bambini era che in realtà loro vivevano una vita molto segregata. Da una parte gli veniva inculcato il pensiero che tutto ciò che era fuori era il male, quindi loro erano genuinamente spaventati dalle persone fuori e soprattutto dalle persone che ricoprivano un qualche tipo di autorità, come ad esempio poliziotti piuttosto che impiegati dei servizi sociali. D'altro canto venivano quasi anche nascosti dagli altri membri della setta, ovviamente non da quelli che vivevano con loro nella residenza del Kailama, però gli altri membri della setta non avevano niente a che fare con i bambini. Questi bambini venivano solamente coinvolti negli incontri della setta, e in quelle occasioni, ad esempio, si esibivano in delle recite piuttosto che dei canti. In ultima battuta, Anne ci teneva molto a ricreare questa immagine di perfezione, quindi faceva questi filmati domestici in cui riprendeva lei e i bambini mentre correvano, mentre si divertivano, mentre ridevano, e questi video venivano fatti vedere poi anche ad altri partecipanti della setta oppure a delle persone che volevano attirare all'interno della setta. Per quanto Anne appunto mostrava questa volontà di essere madre, di avere questa grande famiglia, di avere tanti figli, in realtà lei non era molto interessata in quello che accadeva nella vita dei bambini. Addirittura quello che faceva è far finta di essere incinta, quindi ci sono anche diverse foto online, vedrò se riuscirò a trovarne qualcuna per metterla qua. Aveva questi abiti speciali che avevano proprio un pancione incorporato per far finta di essere incinta, anche se in realtà anni prima aveva subito una isterectomia e ormai era in un'età in cui non poteva concepire appunto un bambino o portare avanti una gravidanza. Quindi era una cosa molto peculiare, cioè voleva questi bambini, ma appunto l'idea che mi sono fatta io è che li voleva solamente per dare l'idea, no? Che lei era in grado di avere questa numerosa famiglia felice. E qui appunto tutto questo poi si traduceva anche nell'apparenza, nell'aspetto dei bambini. Come dicevamo prima, erano tutti vestiti allo stesso modo, avevano tutti quanti questi capelli biondo platino come Anne, proprio per dare l'illusione che erano fratelli e sorelle e che fossero figli biologici di Anne. Oltre ai maltrattamenti verso i bambini, anche se non li faceva lei in prima persona, ma comunque diciamo che era la persona che decideva il da farsi, Anne aveva anche una certa avversione verso le donne, soprattutto verso le donne che lei considerava in qualche modo impure, verso le donne che ad esempio avevano avuto diversi partner sessuali. Infatti durante gli incontri con i membri della setta, Anne spesso e volentieri metteva in imbarazzo queste donne proprio per queste ragioni, perché avevano avuto appunto diversi partner sessuali. Inoltre aveva anche un'avversione verso le donne incinte. Quando una donna rimaneva incinta all'interno della setta, essa veniva isolata dagli altri, e inoltre se aveva qualche problema dopo il parto, come ad esempio la depressione postparto o qualsiasi altra problematica, veniva castigata moralmente per questa ragione, come se non fosse appunto una brava mamma. E questo diciamo che era la leva principale poi che permetteva ad Anne appunto a prendere anche questi bambini sotto la sua ala, come dicevamo anche prima. Come avrete capito, amici, quindi Anne era una persona davvero orrenda che riusciva a manipolare tutti quanti a suo piacere, perché anche se all'interno della setta c'erano persone, come dicevamo, con un certo status sociale, lei, Anne, era molto brava comunque a individuare quelle persone che emotivamente erano instabili, che comunque non avevano ricevuto abbastanza affetto o amore nel corso della loro vita. Un'altra cosa che faceva era quella di fare dei matrimoni combinati, quindi spesso e volentieri prendeva queste coppie che erano già sposate e li, non dico costringeva, però li convinceva a divorziare e poi sposare altri membri del culto, perché secondo lei appunto secondo lei queste persone avevano un'affinità migliore.
Inutile dire che spesso e volentieri questi matrimoni combinati fallivano sotto ogni punto di vista. Quindi sì, Anne riesce praticamente a manipolare tutti quanti dando e togliendo affetto. Infatti una ex adepta dice: Anne non dava amore, lo offriva e poi lo toglieva, spezzava lo spirito delle persone. Gli anni passano, ma quindi dove sono le istituzioni? In realtà alcuni membri della polizia iniziavano a essere anche abbastanza sospettosi rispetto a quella che era l'attività di Anne e della setta. Iniziavano ad essere sospettosi verso questo gruppo di bambini che viveva appunto in questa località molto remota, e anche verso Ferny Creek, che invece era la località dove il culto e la setta si riuniva per le proprie sessioni. La svolta arriva ad agosto del 1987, quando due ragazzi del culto riescono a scappare, riescono ad andare da un vicino che allerta la polizia, e diciamo che da lì finalmente si inizia a scoperchiare il vaso di Pandora. Dopo la fuga delle ragazze viene organizzato un raid, la polizia quindi irrompe nella proprietà di Kyle Lama e vengono salvati 10 bambini. In seguito Liane, Sara e Honoré sono le persone diciamo cruciali per quel che arriva, quindi iniziano a collaborare con la polizia appunto per raccontare tutte le cose orribili che avevano passato in quella residenza. Ovviamente all'inizio non è per niente semplice, perché vi ricordo che queste persone, queste ragazze conoscevano solamente la vita con Anne, le zie, i soprusi e abusi fisici ed emotivi, e gli fu insegnato che praticamente non si potevano fidare di quelle che erano appunto le autorità di qualsiasi tipo, quindi ci impiegano un pochino, no, effettivamente per iniziare a parlare con la polizia e collaborare con la polizia. Le forze dell'ordine quindi iniziano a raccogliere diverse prove, addirittura viene organizzata una task force che aveva il compito appunto di seguire il caso. Ma in tutto ciò, Anne e suo marito Bill, dove erano? Erano totalmente spariti. Si dice che prima fossero nelle loro proprietà nel Kent, in Inghilterra, poi a New York, poi da altre parti, però comunque la task force fa davvero fatica effettivamente a localizzarli. Passano diversi anni, circa 2 o 3 anni se non erro, e gli investigatori principali, che sono Peter Pence e Lex DeMann, iniziano a diventare estremamente frustrati, iniziano a prendere davvero molto sul personale questo caso, considerando effettivamente anche quello che è stato il trascorso dei bambini, e l'intero caso, l'intera vicenda inizia ad essere molto pesante anche per loro a livello psicologico, quindi iniziano ad essere determinati a trovare Anne e Bill per portarli a processo. Segue una piccola svolta, e questa è la collaborazione con Peter Kibbe. Chi è Peter Kibbe? Peter Kibbe era un ex membro della setta, o anzi era proprio l'avvocato della setta. Lui in primis aveva aiutato Anne a falsificare diversi documenti per adottare appunto diversi bambini, ma poi si era allontanato dal culto per svariate ragioni. In primis sua moglie era diventata ossessionata da Anne e quindi non si voleva più allontanare dal culto, il che ha portato appunto al divorzio tra i due, tra Peter e sua moglie. E il secondo motivo è che Kibbe aveva una grave forma di disturbo ossessivo compulsivo che era quasi invalidante. Sotto consiglio, mettiamolo sempre tra virgolette, di Anne, si sottopone ad un intervento che teoricamente doveva alleviare in qualche modo il problema, ma succede esattamente il contrario, ossia che questo intervento è veramente catastrofico e anzi peggiora la situazione di Kibbe. Kibbe quindi appunto decide di iniziare a collaborare con la polizia. Secondo lui non perché appunto fosse così
diciamo deluso dal culto in sé, ma perché si rende conto che il fatto che Anne volesse adottare tutti quei bambini era davvero molto molto strano e che c'era qualcosa che non andava. Gli anni passano e finalmente Anne e Bill sono localizzati, si trovavano presso la loro proprietà nello stato di New York e vengono estradati in Australia. Vengono portati al processo, però purtroppo non c'è un lieto fine, perché riescono a cavarsela solo con una multa di $5.000 per aver falsificato i documenti dell'adozione dei bambini. Quindi, nonostante tutte le testimonianze appunto dei bambini di Sara e anche di altri, praticamente non vengono mai processati per i diversi abusi che avevano appunto fatto nei confronti di questi bambini, ma anche nei confronti della maggior parte dei membri della setta. Ora, la versione ufficiale è che, come abbiamo detto, tutto il processo per adottare dei bambini era molto nebuloso, non era ben regolamentato, in poche parole, e di conseguenza Anne è riuscita ad approfittare di questo sistema per fare quello che voleva, quindi per fare tutte quelle adozioni. Questa è la versione ufficiale. Parere mio? Secondo me, dato che Anne appunto conosceva diversi giudici, avvocati, persone che comunque avevano anche qualcosa da perdere, persone che però facevano parte della setta e avevano fatto anche quei riti di iniziazione con l'LSD, di conseguenza avevano detto anche magari delle cose segrete o indicibili ad Anne. Secondo me Anna aveva tantissima leva contro queste persone e di conseguenza, se non l'aiutavano appunto a cavarsela in qualche modo, lei avrebbe utilizzato queste informazioni contro di loro. Questo è solo un mio parere, non è scritto da nessuna parte, però secondo me questo elemento in qualche modo ha giocato, perché per quanto appunto i sistemi di adozione non fossero regolamentate, uscirsene fuori solamente con $5.000 di multa, scusatemi, io rido perché lo trovo veramente scioccante, è davvero davvero assurdo, cioè c'era qualcos'altro sotto, sicuramente. Che ne è stato dei bambini? Ora, purtroppo molti di loro crescono con tantissimi traumi, con diversi problemi mentali, con dipendenze da alcol e da droga. Diversi di loro tentano di togliersi la vita, purtroppo alcuni di loro ci riescono. Alcuni in qualche modo riescono a ricreare una esistenza normale, ad esempio Sara Moore, di cui abbiamo parlato anche prima, diventa dottoressa, inizia a fare un sacco di volontariato, si avvicina al buddismo, quindi all'apparenza riesce a creare una vita anche lontano da questi orrori che aveva subito da piccolina. Purtroppo però si spegne nel 2016 a causa di diversi problemi al cuore. Alcuni specialisti dicono che questi problemi al cuore erano dovuti anche da alcuni tentativi di suicidio che aveva fatto in passato. Un'altra superstite, addirittura anche dopo il processo, invita al suo matrimonio sia Anne che Bill, perché sosteneva che Bill fosse l'unica figura paterna che lei avesse mai avuto. Sempre un altro ragazzo sostiene Anne e Bill in tutto il corso del processo e anche dopo il processo, quindi li sostiene fino alla fine, sostiene la setta e quelli che erano i suoi principi fino alla fine. Quindi non mi meraviglio che alcuni di loro hanno un po' questa sindrome di Stoccolma e portano avanti queste relazioni tossiche con Anne e Bill, perché alla fin dei conti sono letteralmente cresciuti nella setta, era l'unica cosa che conoscevano. Anne e Bill per loro effettivamente erano le uniche figure genitoriali che avevano mai avuto, quindi secondo me non c'è nemmeno da meravigliarsi o da giudicare queste persone. Ma che ne è di Anne e Bill? Bill muore prima di Anne, credo nel 2004, non me lo ricordo onestamente, lo metterò qua in sovraimpressione.
E Bill, vabbè, non l'ho detto prima ma lo dico adesso, era comunque una persona che aveva tante risorse, aveva un patrimonio anche abbastanza importante e nel suo testamento non lascia assolutamente nulla ai suoi figli biologici, che erano 4, ma lascia tutto quanto ad Anne. Anne invece inizia a mostrare segni di demenza, viene ricoverata in un'istituzione appunto per questa ragione, muore a 97 anni nel 2019 e anche lei non lascia assolutamente nulla a quelli che considerava i suoi figli. Quindi non direi che è stata esattamente la madre del secolo, cioè questa era proprio la ciliegina sulla torta. Queste persone che quindi sono state abusate per così tanti anni, hanno avuto tutti questi traumi, non hanno ricevuto nessun tipo di risarcimento. Ora amici, io direi che questo è stato un vero e proprio viaggio e in realtà anche in questo episodio non abbiamo parlato di altri aspetti di questa storia. Io credo che The Family, il culto di The Family, sia uno di quei casi su cui si potrebbe fare proprio un canale YouTube a parte, si potrebbe parlare solo di questo per 10 puntate. In realtà ci sono tantissime altre sfumature, ad esempio il fatto che molti dicevano che Anne praticasse della magia nera, la sua ossessione con i cani e i gatti e appunto la reincarnazione delle loro anime. Cioè, insomma, c'è veramente un mondo per quanto riguarda questo culto, ma se vi interessa online ci sono anche tantissime risorse per poter approfondire. Ad esempio c'è la serie The Clearing su Disney Plus e secondo me è fatta davvero molto molto bene, spiega appunto alcuni aspetti psicologici e della relazione che Anna aveva con i suoi bambini. Poi c'è il documentario The Family. C'è anche il libro di Sarah Moore che si chiama, ve lo dico subitissimo perché non me lo ricordo più, ok, si chiama Unseen, Unknown, Unheard, che era praticamente anche il motto della setta. Quindi online ci sono davvero tantissime risorse per approfondire ancora meglio questa storia. Per quanto mi riguarda, io trovo The Family uno dei culti più interessanti, in primis perché a capo c'è una donna e sappiamo che la maggior parte dei culti, almeno quelli più famosi, hanno come leader uomini. E in seconda battuta perché veramente in questo caso Anne, ma anche la maggior parte dei membri della setta ne sono usciti praticamente illesi in termini proprio di giustizia. Io in generale credo davvero molto nel karma, credo che raccogliamo quello che seminiamo, però sicuramente non è questo il caso. Qua c'è qualcosa che è andato veramente veramente storto e da una parte onestamente credo che come personaggio Anne sotto un certo punto di vista è anche da ammirare, perché dallo zero assoluto è riuscita a creare un impero macabro, assolutamente, ma se avessi impiegato effettivamente queste sue capacità per fare qualcosa di buono, secondo me appunto oggi saremmo stati qua a raccontare un altro tipo di storia, ma purtroppo lei ha scelto questa strada e nel farlo ha rovinato le vite di centinaia di persone. Io sono molto curiosa di sapere anche la vostra, fatemelo sapere nei commenti, parliamo, discutiamo, perché lo scopo di questo progetto è soprattutto questo, appunto di scambiare opinioni. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e se avete dei suggerimenti per altre storie. Per tutto il resto, mi raccomando, fate delle scelte sagge perché il mondo là fuori è veramente folle. Io vi ringrazio tantissimo per aver passato del tempo con me e alla prossima!